Bentrovati e bentrovate. Inizia oggi questo nuovo format in cui mostrerò l'utilizzo dell'Ado Cubase. L'Ado che utilizzo ormai da molti anni per produzione musicale, soundtrack e sound design. Quindi dai primi passi sino alle operazioni più complesse. Vi svelerò alcuni tricks e suggerimenti che potrete poi inserire all'interno del vostro workflow per renderlo più fluido e rapido. Affronterò le stesse problematiche che io stesso ho riscontrato durante l'utilizzo del software e che impazzendo o in maniera autonoma o attraverso altre fonti sono poi riuscito a risolvere. Tutto ciò che diremo è valido per tutte le versioni del software, quindi dalla versione Pro sino alle versioni LE e Artist. Penso che YouTube sia un'ottima fonte di apprendimento. Io stesso, oltre ai vari studi, master e corsi di perfezionamento che ho seguito, devo ringraziare i professionisti e i creator per aver messo a disposizione le loro conoscenze. Iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e fatemi soprattutto domande nei commenti, in modo da farmi capire quali sono le problematiche che riscontrate e per il quale avete bisogno di delucidazioni. Nel primo video andremo un po' ad esplorare l'interfaccia di Cubase, a capire come configurarlo e vedremo le prime operazioni per registrare una clip audio. Una volta avviato Cubase ci troveremo di fronte a questa schermata. In questo caso specifico io sto utilizzando Cubase 12 Pro, ma tutte le informazioni che diremo è possibile sfruttarle anche per le versioni precedenti di Cubase, tipo la 11, la 10.5, ma anche quelle più obsolete tipo la 9 o la 8. Per partire con il nostro primo progetto dobbiamo cliccare su File e quindi su Nuovo progetto. Come vedete Cubase ci mette a disposizione una serie di tab qui contenenti anche alcuni template che potete andarvi ad esplorare pian piano. Noi per iniziare cliccheremo sul template vuoto empty. A questo punto il software vi chiederà in quale cartella dovrà andare a depositare tutti i file che acquisirà. Io avevo già preparato una cartella di prova, andiamola a selezionare, eccola qui, e clicchiamo su selezione cartella. Ma a questo punto si presenterà l'interfaccia principale di Cubase. Come potete vedere, questa interfaccia è composta fondamentalmente da tre parti. La parte centrale, che è quella in cui c'è la griglia, e quindi proprio la parte dove andremo a visualizzare tutto il materiale che registriamo o che andremo a trattare, quindi le nostre clip audio, le nostre tracce MIDI, i nostri video, eccetera. E poi abbiamo alcune aree. Abbiamo l'area di destra, che posso anche attraverso questi bottoncini nascondere o visualizzare in base, diciamo, a ciò che mi serve. E quest'area di destra inoltre possiede 4 tab differenti, una dedicata ai West Instrument, una dedicata ai Media Bay, una dedicata alla Control Room e una dedicata ai vari indicatori di livello di uscita. Poi abbiamo l'area di sinistra, questa qui che posso anche nascondere o visualizzare a mio piacimento. Qui si andranno a collocare alcune opzioni che riguardano specificatamente le tracce che andremo ad utilizzare e caricare nel progetto. Abbiamo inoltre un'area sottostante che è possibile attivare tramite il pulsante visualizza nascondi area inferiore, eccola qui, dove diciamo di solito troveremo le anteprime delle nostre tracce e inoltre quest'area può anche essere utilizzata ad esempio per visualizzare la mix console oppure altri parametri tipo l'editor o ad esempio l'assegnazione di un controller MIDI esterno. Per il momento togliamola. La seconda cosa da fare subito è sicuramente il setup audio del nostro software, quindi configurare la nostra scheda audio e le nostre periferiche. Andiamo nel menu Studio e andiamo su Configurazione dello studio. Recandoci sul sistema audio, nella voce Driver ASIO troveremo un menu a tendina dove verranno visualizzati tutti i nostri dispositivi, cioè quelli che almeno sono memorizzati all'interno del nostro computer. Nello specifico andrete a selezionare quella che sarà la vostra scheda audio.
Chi non possiede una scheda audio dovrà selezionare Generic Low Latency ASIO Driver. Fatto questo, clicchiamo su OK. A questo punto non ci resta che configurare le nostre uscite ed entrate della nostra periferica, quindi l'in e gli out. Per fare questo ci rechiamo nuovamente su Studio e andiamo su Connessioni audio, shortcut F4. Benissimo, ci troveremo davanti a questa finestra in cui ci sono varie tab. La prima di queste riguarda gli ingressi. Allora, di solito voi qui troverete di default un ingresso stereo. Cancellatelo, come ho fatto io adesso, cliccateci su e premete Canc e fate Aggiungi bus. Di solito i microfoni vengono utilizzati in mono, quindi vengono registrati attraverso delle tracce mono. Per fare ciò, quindi facciamo Aggiungi bus, lui mi chiede il numero, io metto configurazione mono, in questo caso numero 1. Nome del bus lo chiamo ad esempio microfono 1 e faccio Aggiungi bus. Come vedete lui mi ha creato questo bus con il mio nome personalizzato, la periferica è quella che avevo scelto e la porta della periferica in questo caso è la numero 1, però potrei andare a scegliere quella che più preferisco, in questo caso io ne ho a disposizione 8. Per quanto riguarda il pannello uscite, in questo caso io non ho collegato niente per un semplice motivo, perché come uscite utilizzo la control room ed è quello che vi consiglio di fare. Quindi rechiamoci sulla control room, andiamo su monitor e configuriamo qui le nostre uscite. Ossia, periferica audio, scegliamo la nostra periferica e impostiamo le porte della periferica, in questo caso la porta 1 left e la porta 2 right. Fatto ciò possiamo iniziare tranquillamente ad entrare più nello specifico dentro il software di registrazione. Vediamo gli strumenti che ci mette a disposizione Cubase, quali sono? Una sezione fondamentale è quella che si presenta in alto. In alto infatti troviamo questa striscia di opzioni. Questi sono i tool che Cubase ci mette a disposizione per editare le nostre clip audio. Come vedete abbiamo la freccetta, che sarebbe il ridimensionamento, che ci consentirà di selezionare, di spostare dove vogliamo le nostre clip, e abbiamo altri tool, tra cui la matita che ci servirà per disegnare, le forbicine per tagliare ed editare le nostre clip, abbiamo una colla e così via, poi andremo a vedere più nello specifico. Nella parte sottostante troviamo il pannello dell'indicazione del tempo, che possiamo cambiare a nostro piacimento semplicemente cliccandoci sopra e impostando il tempo che desideriamo, e quello dell'indicazione metrica. Anche qui possiamo impostare tutti i tempi che desideriamo. Come vedete, al variare dell'indicazione metrica varia anche la griglia. Più a destra troviamo il metronomo. Qui abbiamo l'attivazione del click e qui abbiamo il preconteggio. Cos'è il preconteggio? Il preconteggio è un avvio del metronomo prima della partenza della registrazione. In pratica, quando voi andrete in rec, il software vi darà un numero di battute prima della partenza della registrazione. Come facciamo a decidere il numero di battute, quindi il preconteggio, a vedere anche altre opzioni riguardanti il metronomo? Attraverso questo pannello. Se andiamo qui sulla E, si aprirà la configurazione del metronomo. Se non vedete questo pulsante, vi basterà recarvi in trasporto e in configurazione del metronomo. Andrete praticamente nella stessa finestra. Qui possiamo decidere varie opzioni riguardanti proprio il metronomo. Ad esempio, ecco il preconteggio, qui numero di misure nel preconteggio, io ne ho messe 2 nel caso specifico, perché preferisco averne 2, però posso impostare tutto il numero, cioè il numero che voglio. Possiamo regolare anche i suoni del click, come potete vedere. Fatto ciò, possiamo cliccare su OK e le impostazioni saranno salvate. Un'altra parte fondamentale è rappresentata dalla barra di trasporto qui in basso, è praticamente la barra che ci consentirà di avviare le nostre registrazioni, avviare il nostro ascolto, stoppare, creare dei cicli, cioè dei loop, eccetera eccetera. Per avviare il comando rapido, lo shortcut è la barra spaziatrice, chiaramente se la rischiaccio si fermerà tutto. Proviamo a registrare una clip. Devo recarmi nell'area di sinistra, fare clic col pulsante destro del mouse in qualunque punto e selezionare aggiungi una traccia audio.
In questo caso Cubase mi chiederà la configurazione di questa traccia. Innanzitutto andrò dall'ingressi audio e mi andrò a selezionare l'ingresso che ho precedentemente preparato, che era microfono 1. La configurazione sarà mono, come abbiamo detto, uscita stereo, e il nome della traccia posso impostarlo come voglio, voce prova in questo caso. Questa è la mia traccia. Per iniziare una registrazione non dovrò fare altro che abilitare la registrazione, quindi cliccare su questo pallino rosso finché non si illuminerà. In questo modo capirò che la traccia è armata e pronta alla registrazione. E poi non mi resta che cliccare chiaramente sul pulsante REC per iniziare a registrare. In questo caso avrò il preconteggio, quindi avrò 2 battute di preconteggio e anche il metronomo che ho impostato a 105 bpm. Facciamo una prova. Prova, prova. Questa è la traccia che ho registrato. Come potete vedere, si vede proprio la forma d'onda. Per ingrandire un po' utilizzo questa funzione, quindi mi reco sul bordino e lo trascino verso giù. Per zoomare la mia griglia utilizzo i comandi rapidi G e H, quindi G per lo zoom meno, H per lo zoom più. Come vedete riesco a visualizzare completamente proprio le mie forme d'onda. Proviamo ad ascoltare quello che ho registrato. Prova. Ok, si sente anche il click del metronomo che rientra chiaramente nel microfono. Questa clip è completamente editabile, io la posso spostare dove mi pare all'interno della mia griglia, la posso ritagliare attraverso i tool e diciamo ricombinarla. Ecco qua, una volta ritagliato ritorno sulla freccetta e sposto quello che voglio. Posso addirittura colorarla attraverso, guardate, il secchio del colore. Posso andare qui, selezionare un colore dalla tavolozza, ad esempio rosso, e questa si colorerà di rosso. Oppure ne esce alcun altro, arancione. Un'altra cosa che posso fare con Cubase è importare all'interno del software stesso delle tracce già preesistenti, delle tracce sia audio che video, ma anche altri tipi di file, come file MIDI e file XML. Per fare questo dobbiamo recarci su File e cliccare su Importa. Si aprirà un menu in cui potremo decidere appunto il tipo di file da importare. In questo caso importiamo un file audio qualsiasi, che io andrò a prendere. Lui mi chiederà alcune cose, io cliccherò su OK e lui mi avrà importato questo file. Come vedete me l'ha sovrapposto alla registrazione che io avevo già fatto precedentemente. Per spostarlo non devo fare altro che selezionarlo e trascinarlo verso il basso. Come potete vedere lui ha creato un'altra traccia audio qui parallela in cui c'è la mia clip importata, che posso andare chiaramente anche qui a modificare e a editare come più mi aggrada. Vediamo alcune funzioni riguardanti proprio le clip audio. Posso eliminare delle sezioni, come selezionandole semplicemente e premendo il tasto Canch. In questo modo lui elimina completamente delle sezioni. Inoltre alcune funzioni di base sono la funzione di allungamento, che è questa. Vado su questi quadratini che sono presenti negli angoli in basso della clip e semplicemente trascinandoli, come vedete, posso tagliare, quindi accorciare o allungare la mia clip. Proviamo ad ascoltarla. Prova. Chiaramente dovrò regolare i volumi di queste due tracce in modo che si uniformino entrambe. Come faccio per regolare i volumi? Apro la Mix Console recandomi qui sopra,
sul pulsante Apri Mix Console o semplicemente premendo F3, mi si apre il mixer. Qui ho i fader delle mie due tracce. Abbiamo il fader della traccia voce prova e il fader della traccia audio 01 che posso rinominare cliccando 2 volte sul nome e ad esempio scrivendo sottofondo. In questo caso mi serve così. Vediamo che succede. Riapro il mixer, abbasso la voce di prova e tengo più alto il sottofondo, ad esempio perché era molto basso di volume. Proviamo ad ascoltare. Prova, 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 prova. Prova. E insomma posso regolare tutte le impostazioni che voglio e i volumi che voglio attraverso il mixer, la Mix Console di Cubase. All'interno della Mix Console, come vedete, troviamo, in questo caso, 4 fader. Perché ne troviamo 4? Il primo è quello del microfono, quindi della registrazione, il microfono 1 che avevo impostato. Il secondo è quello della mia traccia voce prova, il terzo è della traccia sottofondo e l'ultimo è l'uscita principale, quindi lo stereo out. Tutte queste tracce confluiscono appunto nello stereo out. Posso utilizzare anche la rotellina del mouse se sto lavorando con un mouse. O posso anche scrivere i parametri del volume direttamente a mano, come qui sotto su questo numerino, facendo doppio clic, posso impostare quello che voglio. Ad esempio imposto 4. Quindi avrò un volume che va a più 4 rispetto allo 0. Posso avere valori negativi e valori positivi. Fatto ciò, quello che non mi serve lo posso eliminare e sono pronto per esportare la mia clip. Per esportare devo selezionare il materiale da esportare. Attraverso queste linguette poste nella parte superiore, semplicemente trascinandole, io vado a selezionare tutta la sezione e tutta la parte di griglia che io desidero esportare. Ovviamente quando esporterò avrò un'unica traccia che sarà appunto il mix di entrambe al volume che ho impostato prima nello stereo out. Per esportare farò clic su File, Esporta, Mixdown Audio. Qui mi chiederà il nome e io potrò selezionare il nome che voglio, mi chiederà la cartella in cui lo andrà a posizionare, posso decidere la tipologia di file, quindi qui da questo menu a tendina possiamo scegliere varie tipologie, tra cui il file WAV, il FLAC e l'MP3 che sono i più usati, in questo caso ho messo un MP3, ho regolato la velocità in bit, 192 è un valore abbastanza intermedio e standard. Una volta regolati questi parametri non devo far altro che cliccare su Esporta audio. Questo primo tutorial termina qui e vi do appuntamento al prossimo tutorial in cui inizieremo ad addentrarci in maniera più fitta nei meandri di Cubase. Arrivederci a tutti e a tutte.